no label. Aperitivo inclusivo. Aperitivo inclusivo. Buonasera, siamo arrivati con qualche minuto di anticipo perché come al solito noi dobbiamo sempre fare i perfezionamenti tecnici e quindi non ci smentiamo mai. Dateci soltanto qualche piccolo appunto minuto per poter mettere tutto a posto, quindi siamo qui con il nostro no label aperitivo inclusivo venerdì sera 18:26. La trasmissione dovrebbe partire alle 18:30, quindi passeremo questi pochi minuti che ci avvicinano all'ora precisa con il nostro bicchiere di vino e con un saluto da parte mia, Simonetta, da parte di Valentina. Eccoci qua, ben ritrovata Valentina. Facciamo finta ritrovata, mia cara Simonetta. Facciamo finta che non ci siamo come sempre. Come se non ci sentissimo mai e non tutti i giorni a tutte le ore. Un brindisi a noi del buon venerdì sera. Che vino ti bevi oggi? Un bianco pure tu? Sì, questa sera ho scelto un bianco e ho scelto un bianco direi molto interessante. Intanto perché è un bianco che si addice a un aperitivo un pochino ricercato, quindi per chi ha voglia di qualche cosa di un pochino più complesso. Si tratta di un Trebbiano come base, quindi un vino abruzzese, che però ha un processo di vinificazione molto particolare. Intanto fa delle macerazioni lunghe sulle fecce, sugli lieviti, e poi dopo viene lasciato fermentare a lungo tempo e fa anche un passaggio in botti di legno. Non voglio entrare troppo nel dettaglio, però ti devo dire che ha il suo perché, insomma, sprigiona delle note profumate e dei sapori che sono bellissimi. È un vino che si addice ovviamente anche bene durante il pasto, in abbinamento con dei piatti a base di pesce o a base di formaggi, che però non disdegna neanche magari delle carni bianche lavorate un pochino più intensamente, proprio perché ha dei profumi e ha queste note vanigliate che escono fuori dall'affinamento in botte. Adesso se non mi fai star zitta, sai che io continuo tutta la sera a parlare di vino. Io ti ascolto perché come sai su questo mi fido ciecamente. Per puro caso ho scelto anche io un bianco, ma non sono un'esperta come te, preferisco ascoltarti. Intanto bere. Intanto cin cin di nuovo. Allora, sono le 19:29, per cui io incomincerei questa sera. E incominciamo come sempre con i nostri ringraziamenti che vogliamo fare a chi ci sta dando una mano, i nostri sponsor, quindi a Holo Media Communication che ci sta dando una mano per tutta la parte del video, a Radio Dream on Fly che ci segue e ci supporta per la diretta in streaming audio sulla radio, ma anche poi sul canale Spotify della radio. E ringraziamo anche chi durante la settimana però ci aiuta a mettere assieme questo palinsesto che noi cerchiamo di fare al meglio delle nostre capacità e cresceremo e diventeremo più brave, Valentina. Assolutamente. Perché potremmo anche essere delle improvvisate, ma di sicuro quello che vediamo è un grande successo e interesse nella nostra trasmissione. Grazie agli ospiti che portiamo, ovviamente.
chiaro, perché sono loro i primi che ci stanno dando una mano a passare la voce e a raccontare quello che stiamo facendo. Ricordiamo che se per caso vi piacciamo, vi siamo piaciute e se avete voglia di supportarci, di iscrivervi al nostro canale e di mettere un like al nostro video, e poi come sempre tutto rimane registrato nella playlist di TIWN Italy. Due parole sulla fondazione, perché io e Valentina siamo appunto due volontarie coordinatrici della fondazione Spirit of the Game, che è una fondazione internazionale, e magari poi Valentina un giorno faremo una puntata in cui parleremo in modo specifico della fondazione, di che cosa facciamo. Ovviamente questo nostro talk show è un qualche cosa che verrà poi replicato anche a livello internazionale, quindi ci rende molto fiere, perché piace anche a tutta l'organizzazione e la fondazione a livello globale. Il Total Empower Women Network, cioè la trasmissione che noi facciamo, rientra in quello che è il programma di Women Empowerment della nostra fondazione, dove cerchiamo di parlare in un modo leggermente diverso di quello che è un po' il mondo donna. Però siccome siamo in un aperitivo inclusivo, noi includiamo anche gli uomini. Quindi questa sera, Valentina, vuoi dire qualcosa tu in modo veloce sui nostri due ospiti particolari? Sì, allora, oggi abbiamo con noi Mariam e Satar. Mariam e Satar ci porteranno la loro splendida e intensa testimonianza dall'Afghanistan. Quindi tutti noi dal nostro paese sono anni e anni che sentiamo sempre storie sull'Afghanistan, no? Reportage, eccetera, eccetera, ma cosa di meglio e di più forte di sentire, di ascoltare dal vivo due testimoni di una realtà come l'Afghanistan, che l'hanno vissuta in prima persona. Quindi non ascoltiamo più giornalisti e voci varie, ma la voce vera, la voce di chi viene da quel paese e certe cose le ha vissute sulla sua pelle come coppia. Quindi appunto, come ha detto Simonetta, noi non vogliamo ascoltare solo le donne, anzi ovviamente dobbiamo valorizzare le donne, non ascoltare solo le donne. Quindi la parola agli uomini e alle donne, quindi alla coppia. Dunque, io prima, allora, ci tengo a dire che per non travisare quello che è il contenuto e la realtà, questa sera abbiamo impostato questo talk in un modo leggermente diverso, perché abbiamo noi delle difficoltà di lingua, quindi io e la Valentina parliamo la lingua afghana. Mariam e Satar sono bravissimi perché sono in Italia da 8 mesi e devo dire che se la cavano egregiamente già con l'italiano, però per non complicare la vita a nessuno lasceremo parlare Mariam nella sua lingua, perché è anche bello ascoltarla come musicità, e io e Valentina poi tradurremo leggendo ovviamente lo script in italiano. Satar, che si sente più sicuro, sarà lui stesso che andrà a leggere la sua testimonianza in italiano. Quindi durante questo percorso ovviamente dovremo un po' intercambiarci e vi chiediamo solo un po' di pazienza, ecco, perché siamo sicure che poi alla fine però apprezzerete questa bellissima storia che andranno a raccontare. Ecco che sono tornati i nostri amici. Allora, io incomincerei con 2 dati, perché sono andata un po' a cercare sulla rete e a capire effettivamente qual è la situazione ad oggi dei profughi afghani nel nostro paese, perché ero curiosa. E quello che ho scoperto con dei dati quindi ufficiali che si trovano su internet è che la situazione aggiornata al 2022, quindi diciamo recente, dei profughi afghani in Italia conta un totale di 13.547 persone. Ovviamente, ribadisco, sono dati ufficiali e registrati, ma la cosa che secondo me è anche più significativa
è che di questi 13.547 ne abbiamo 11.466 maschi e 2.081 femmine. Quindi anche qui possiamo parlare purtroppo di un gender gap, perché ascoltando quello che ci racconterà la nostra amica Mariam, di quella che è la situazione reale vissuta da quel paese, di quello che è stato prima e di quello che è adesso, ci si rende conto che questo ingranaggio non funziona proprio bene. C'è qualcosa di contorto e noi non siamo il mainstream ovviamente, ma siamo l'esatto opposto. Siamo delle persone normali che parlano con delle persone normali, che racconteranno la vera storia vissuta da loro, dai loro amici e dalle loro famiglie. Ma il dato di fatto è che nonostante si provi ad aiutare queste persone, c'è ancora chi viene un po' lasciato da parte, che sono le donne di quel paese. E quindi speriamo nel nostro piccolo di aiutare la comunità afghana che ne ha bisogno e la comunità femminile soprattutto. Allora, io incomincio leggendo un pezzo proprio del loro racconto, quindi Simonetta fa solo da portavoce di quello che hanno scritto loro. In Afghanistan in questo momento l'85% della popolazione non ha nulla da mangiare e vive in povertà, e la povertà li ha costretti a fare cose brutte come vendere i propri reni e i propri figli, che è la cosa più terribile che una persona possa fare. La guerra distrugge le comunità e le famiglie e spesso sconvolge lo sviluppo del tessuto sociale ed economico delle nazioni. Gli effetti della guerra includono danni fisici e psicologici a lungo termine a bambini e adulti, nonché una riduzione del capitale materiale e umano. In Afghanistan i diritti delle donne sono stati dichiarati uguali a quelli degli uomini per la prima volta nel 1920 dal re dell'Afghanistan Amanullah Khan. Amanullah Khan ha iniziato a promuovere la libertà delle donne nella sfera pubblica per ridurre il controllo delle famiglie patriarcali sulle donne. Amanullah ha sottolineato l'importanza dell'istruzione delle donne. Nel 1921 emanò una legge che aboliva i matrimoni forzati e precoci. Le moderne riforme sociali per le donne afghane iniziarono quando la regina Soraya, moglie di Amanullah Khan, fece rapide riforme per migliorare la vita delle donne e il loro status nella famiglia, nel matrimonio, nell'istruzione e nella vita professionale. Ha fondato la prima rivista femminile e la prima organizzazione femminile chiamata la Women's Advocacy Society. Stando con suo marito, si è tolta il burqa in pubblico ed è diventata un esempio per le altre donne che hanno seguito il suo esempio. Era l'unica donna che appariva nella lista dei governanti dell'Afghanistan ed era conosciuta come una delle prime e più potenti attiviste afghane e musulmane. Queste riforme sociali e la protezione delle donne portarono a proteste che alla fine portarono alla caduta della monarchia di Amanullah nel 1929 da parte di, scusate come lo pronuncio, Habibullah Kalakani. Durante i 9 mesi del suo governo, Kalakani, in opposizione ai piani di riforma di Amanullah Khan, ha chiuso le scuole per le ragazze, proibì alle donne e alle ragazze di uscire di casa e ordinò alle ragazze che erano andate all'estero per studiare di tornare in Afghanistan. Continuo io. E oggi, secondo la politica di Kalakani, i talebani hanno proibito alle donne tutti i diritti umani, compreso il diritto al lavoro e il diritto all'istruzione. Il burqa è diventato obbligatorio. Alle donne non è permesso viaggiare da sole
senza che un maschio accompagni come il padre, il fratello o il marito. Alle donne è vietato entrare nei parchi o negli stadi. E questa azione avrà conseguenze sociali, culturali e anche economiche molto pesanti e devastanti per la società. Ciò significa che togliendo le ragazze dal sistema educativo nei prossimi anni, nessuna ragazza entrerà nelle università, nel mondo del lavoro, nel sistema amministrativo, nei servizi. Le conseguenze di questa crisi saranno molto più gravi e catastrofiche. Metà della società brucerà l'analfabetismo e nell'oscurità, che di per sé è un crimine imperdonabile contro il popolo afghano. Attualmente l'Afghanistan è l'unico paese al mondo in cui alle donne e alle ragazze è negato il diritto al lavoro e il diritto allo studio. I talebani lo fanno apposta, perché la loro inimicizia è con il popolo afghano, non con l'istruzione delle ragazze, poiché le figlie dei leader talebani attualmente studiano e giocano a calcio in paesi stranieri, ma le ragazze afghane nel loro paese non hanno alcun diritto. Le scuole saranno chiuse molto presto, forse, anche per i maschi, perché i leader talebani hanno bisogno di analfabeti per la loro sopravvivenza, perché nessun soldato talebano è mai andato a scuola e tutti hanno frequentato le cosiddette scuole religiose, che si chiamano madrase, che si trovano in Pakistan. Subiscono il lavaggio del cervello in queste scuole. Quelle madrase sono il centro della produzione del terrorismo e i talebani vogliono che gli afghani vadano in queste madrase pakistane invece che nelle scuole in Afghanistan. Ciò trasformerà l'Afghanistan nel centro del terrorismo globale e metterà in pericolo la sicurezza del mondo intero. La responsabilità sarà sulle spalle di quelli che hanno formato i talebani, formalizzato firmando l'accordo di Doha e consegnando l'Afghanistan ai talebani. Mariam e Sattar, intanto grazie per aver accettato di stare qui con noi questa sera. Ci fa un enorme piacere e vorremmo a questo punto lasciare un po' la parola a voi e che ci raccontate qualcosa del vostro popolo, della vostra storia, della vostra esperienza. Quindi so che incomincerà prima Sattar a raccontare qualcosa e poi andremo avanti con Mariam. Prego, Sattar. Grazie mille, grazie per averci dato questa possibilità e per questo bellissimo canale YouTube. Mi chiamo Sattar Sahel, sono nato in Afghanistan nel 1993 e sono venuto in Italia dall'aprile scorso, aprile 2022. Sono nato in guerra e cresciuto in guerra in Afghanistan. C'era sempre la guerra, la mia famiglia si spostava da un posto all'altro per nascondere, perché c'era per la sicurezza, per cercare la sicurezza, non riuscivamo dalla casa perché c'erano i bollette che venivano come pioggia ogni giorno, notte. I genitori lui raccontava che nell'Afghanistan c'era la pace 50 anni prima da oggi, durante la monarchia, anche la monarchia di Amallah Khan, di Zahir Shah. Ma dopo che l'Unione Sovietica, la Russia, ha attaccato l'Afghanistan, è tutto cambiato e finché oggi ogni giorno c'è guerra e una persona che non una persona, sono tante persone che perdono la loro vita perché Amallah Khan Posso continuare? Mi senti? Sì, vai, tu viene, vai. In questa guerra
preso la vita di molti afghani sono morti, molti altri hanno perso parte del corpo a causa della guerra. E guerra, molti sono costretti a lasciare il proprio paese a causa della guerra civile in Afghanistan. Non c'era speranza per il futuro, ma tutto è cambiato dopo l'11 dicembre 2001, dopo il ruolo del governo talibano da parte degli Stati Uniti e dei suoi alleati, e questo ha dato una speranza ai popoli dell'Afghanistan. Le persone afghane che vivono in altri paesi come migranti hanno scappato per la sicurezza della guerra, hanno iniziato a tornare in Afghanistan e ci sono stati progressi davvero significativi, positivi in tutti i settori nell'Afghanistan, anche se la guerra non era mai finita. C'era una guerra ancora in corso tra i talibani e il governo dell'Afghanistan in alcuni villaggi fuori dalle città. Noi avevamo una vita normale come altri afghani. Io stavo lavorando con Afghanistan National Directorate of Security su alcuni progetti per la pace. Ovviamente che i talibani non piaceva mai National Directorate of Security e anche il mio lavoro. Vai Mariam, tocca a te nel tuo bellissimo afghano. grazie mille. من مریم مجید سایل هستم. در سال 1992 در کابل به دنیا آمدم. یک خواهر، یک برادر و 3 خواهر دارم. پدرم به دلیل شغلش که نظامی بود خانواده ما مجبور شدن که به شمال افغانستان نقل مکان کنن، از کابل به شمال افغانستان نقل مکان کنیم، جایی که مادرم برای دفاع از حقوق زنان شروع به کار و فعالیت کرد، البته با وزارت زنان در حدود 30 سال در سمت‌های مختلف. زمانی که طالبان برای اولین بار به افغانستان حمله کردند، به دلیل شغل پدر و مادرم مجبور شدیم که افغانستان را ترک کرده و پاکستان برویم. 5 سال در پاکستان زندگی کردیم که در آنجا پس از پایان حکومت طالبان در سال 2021 به افغانستان بازگشتیم. پدرم شروع به کار کرد که معلم کار کرد و مادرم به شغل قبلی خود بازگشت. پس از فارغ شدن از مکتب وارد دانشگاه شدم و بعد تحصیلات خود ادامه دادم. در رشته ادبیات دری تحصیل کردم. Io credo che tu abbia finito il tuo pezzo perché ovviamente non ho capito cosa hai detto, per cui traduco adesso. Allora, spero di metterci la stessa enfasi. Questa era la bio, l'introduzione di Mariam. Sono Mariam Majid Sahil, sono nata a Kabul nel 1992, ho 3 sorelle e un fratello. Mio padre era nell'esercito e a causa del suo lavoro la mia famiglia si è trasferita da Kabul nel nord dell'Afghanistan, dove mia madre ha iniziato a lavorare per i diritti delle donne con il Ministero delle Questioni Femminili per circa 27 anni, avendo diversi incarichi. Quando i talebani hanno invaso l'Afghanistan per la prima volta, è diventato impossibile per noi vivere in Afghanistan a causa del lavoro dei miei genitori e quindi siamo emigrati in Pakistan. Abbiamo vissuto lì per 5 anni. Dopo la fine del governo dei talebani nel 2001, siamo tornati in Afghanistan. Mio padre ha iniziato a lavorare come insegnante e mia madre ha ripreso il suo lavoro precedente. Dopo il diploma di scuola superiore ho iniziato a frequentare l'università e ho studiato letteratura Dari e io ho imparato che il Dari è la loro lingua ufficiale perché non sapevo come si chiamasse. Mariam, dopo la scuola che lavoro hai fatto? بعد از فراغت تحصیلی به عنوان معلم در یکی از مکاتب دولتی مشغول به کار شدم. خواهر بزرگم نیز معلم بود.
برادرم در امنیت ملی کار میکرد و خواهر دیگرم در رشته حقوق تحصیل کرده بود و منهای 3 سال نصف در شورای ملی کار میکرد و خواهر کوچکم هم در شورای ولایتی. علاوه بر معلمی 2 سال به عنوان وکیل در خانه امن زنان کار کردم. خانه امن زنان پناهگاهی برای آن دسته از زنانی بود که دلیل خشونت‌های خانوادگی، ازدواج‌های اجباری از خانه فرار می‌کردند و به خانه امن پناه می‌آوردند. خانه امن خیلی کوچک بود و بعد اوقات مجبور می‌شدم که تعداد از این زنان را به خانه خود بیاورم و در خانه خود نگهداری کنم. Dopo la laurea ho iniziato a lavorare come insegnante in una scuola superiore. Anche mia sorella maggiore era un'insegnante, mio fratello lavorava nell'esercito e la mia altra sorella studiava legge e lavorava come avvocato. Oltre a fare l'insegnante, ho lavorato per 2 anni come avvocato con la Casa Sicura delle Donne, un rifugio sicuro per quelle donne che scappavano dalle loro case a causa della violenza domestica e dei matrimoni forzati. La Casa Sicura era troppo piccola e a volte dovevo portare a casa alcune di queste donne a casa mia, perché non c'era posto nella Casa Sicura. Per 8 mesi ho lavorato come insegnante con GIZ, un'organizzazione tedesca che fornisce servizi per lo sviluppo sostenibile. Ero anche un membro di un'organizzazione che lavorava per l'uguaglianza di genere e la discriminazione di genere contro le donne. Mariam, immagino che tu abbia avuto parecchi problemi per l'attività che svolgevi come attiviste per i diritti delle donne. È così o mi sbaglio? Sì, بله من بارها به دلیل کار برای زنان و همکاری با آنان سازمان و همچنین با سازمان آلمانی به دلیل حضور در رسانه‌ها و صحبت در مورد حقوق زنان تهدید شدم که این تهدید تلفنی و همچنین کتبی اتفاق افتاده است. Sì, sono stata minacciata molte volte a causa del lavoro che facevo per aiutare le donne e per la mia apparizione nei media dove parlavo dei diritti delle donne. Minacce che arrivavano non solo per telefono, ma anche per iscritto. Mariam, dove hai conosciuto Satar? مرینو نه شوهرم را در بانک جایی که کار میکرد آنجا با هم آشنا شدیم و بعد از 3 ماه با هم ازدواج کردیم که ازدواج ما به انتخاب خود ما با انتخاب خانواده ما بود. البته یک ازدواج موفق بود. Io dico sì perché ho già letto la risposta, quindi mi piace. Dice mio marito lavorava in una banca e l'ho incontrato lì. E poi ci siamo sposati, ma attenzione perché il nostro matrimonio non è stato per scelta della nostra famiglia, ma per amore. È stata una nostra scelta che anche le nostre famiglie hanno comunque accordato. Bene, quindi finalmente un matrimonio felice e non forzato come tutti gli altri. E dopo, Mariam, cosa è successo? یک نوبت از عروسی ما طالبان شروع به تصرف برخی از شهرها کردند. وقتی به شهر ما نزدیک شدند ما مجبور شدیم شهر خود را ترک کرد و به کابل بریم، زیرا شهر ما بسیار کوچک بود، میتونستند به راحتی ما را پیدا کنند و کابل نسبتا شهر بزرگی است، جایی که هیچ کس نمیتواند و ما را نمیشناخت و ما به این عقیده بودیم که شاید طالبان ما را پیدا نکنند. 1 هفته پس از اینکه شهر ما را ترک کردیم طالبان شهر ما را تصرف کردند و خانه‌هایی را که ما در آن زندگی می‌کردیم با آتش کشانیدند. سرانجام در 15 آگوست 2021 طالبان کابل را تسخیر کردند و بار دیگر ظلم و وحشت در کابل و سراسر افغانستان حاکم گردید. کشورهای خارجی در تلاش این بودند که افغان‌هایی را که با آنها کار می‌کردند و کسانی که در خطر هستند را تخلیه کنند. در میدان هوایی کابل ازدحام و جمعیت زیادی بود. مردم از سراسر افغانستان به میدان هوایی کابل می آمدند تا سوار هواپیماشان و افغانستان را ترک کنند. در خبرها دیدیم 3 نفر که بعد از اینکه اجازه ورود به هواپیما را نداشتند روی بال هواپیما نشسته بودند. زمان که هواپیما بلند شد و بلند رفت و از فاصله بسیار دوری به زمین افتادند و مردند که این خیلی وحشتناک بود. Allora, una settimana dopo che abbiamo lasciato la nostra città, i talebani hanno preso il controllo della nostra città e hanno bruciato la casa in cui vivevamo
Il 15 agosto 2021 i talebani hanno preso il controllo di Kabul e ancora una volta crudeltà e terrore hanno regnato a Kabul e in tutto l'Afghanistan. I paesi stranieri stavano cercando di evacuare gli afghani che lavoravano con loro e quelli che erano in pericolo. C'era così tanta folla all'aeroporto di Kabul. Persone da tutto l'Afghanistan stavano correndo verso l'aeroporto di Kabul per salire sull'aereo e lasciare l'Afghanistan. Abbiamo visto al telegiornale che 3 persone erano cadute a terra e sono morte dopo che non gli era stato permesso di salire sull'aereo. Erano salite sull'ala dell'aereo quando l'aereo è decollato e sono caduti a terra stamattina. E voi Qatar cosa avete fatto? Perché abbiamo una musichetta di sottofondo. Non abbiamo capito da dove viene. Esatto. E voi Qatar cosa avete fatto? Dramatizziamo, no? Vabbè, almeno allegra, va, diciamo così, va, troviamo sempre il bicchiere mezzo pieno noi. Perché infatti ce l'abbiamo sempre mezzo pieno, Sempre qua, Vai Setare, tocca a te. Ecco per le vite. C'era un'amica attivista afghana che viveva negli Stati Uniti e conosceva qualcuno nell'ambasciata degli Stati Uniti. Con il suo aiuto e nostri nomi sono stati inseriti nella lista di evacuazione e dopo qualche giorno abbiamo ricevuto una telefonata e un'email dell'ambasciata degli Stati Uniti che ci ha detto di andare all'aeroporto di Kabul per portarci fuori dall'Afghanistan. Abbiamo preparato i nostri bagagli per partire per l'aeroporto quando abbiamo visto in TV che c'era stata una massiccia esplosione all'ingresso dell'aeroporto di Kabul che ha ucciso 1000 persone. Successivamente il processo di evacuazione è stato terminato e l'ultimo soldato americano ha lasciato l'Afghanistan e il popolo dell'Afghanistan è stato lasciato ai talebani. Vai Mariam, mamma mia, mi vengono i brividi ad ascoltarvi. من برای کمک با Women for Women International تماس گرفتم. آنها گفتند که نمیتوانند به من کمک کنند، اما یک لیست تلفنی تماس به من دادند و گفتند اینها سازمانهایی هستند که میتوانید از آنها کمک بخواهید. من به همه ایمیل ارسال کردم اما کسی جواب نداد. من ناامید مانده بودم، کاری از دست ما بر نمی آمد و کسی نبود که به ما کمک کند و هیچ جایی نبود که برویم و در امان باشیم، زیرا طالبان خانه به دنبال فعالان و افغانهایی بودند که با سفارتخانه‌های نظامی و خارجی ها کار میکردند. من فقط روشنبری میکردم. زمانی که صدای دروازه را شنیدم فکر میکردم که طالبان ما را پیدا کرده است، میبرد و میکشد. E poi ho contattato Women for Women International per chiedere aiuto e mi hanno detto che non potevano aiutarmi, ma mi hanno dato una lunga lista di contatti di organizzazioni a cui chiedere aiuto. Ho mandato una mail a tutti, ma nessuno ha risposto. Avevo perso la speranza, non c'era più niente che potessimo fare e non c'era nessuno che potesse aiutarci e nessun altro posto dove poter andare ad essere al sicuro, perché i talebani cercavano porta a porta gli attivisti e gli afghani che lavoravano con i militari e le ambasciate straniere. Non c'era giorno in cui, sentendo bussare alla porta, avevo il terrore di aprirla e trovare i talebani che mi avrebbero portato via da casa e mi avrebbero ucciso. Quindi Mariam, non potevate scappare neanche nei paesi vicini da quello che ci stai raccontando. ورود به هیچ کشور همسایه امکان پذیر نبود.
زیرا مرزهای خود را بسته بودند. بعضی از افغانستان اجازه عبور به مرز را نمیدادند. چند تماس و پیام جعلی از طرف طالبان دریافت کردیم. وانمود میکرد که از سفارتخانه‌های خارجی هستند و میخواستند به ما کمک کنند تا افغانستان را ترک کنیم. اما متوجه شدیم که جعلی است، زیرا چند روز قبل از دریافت این تماس‌ها پیام ها متوجه شدیم که جعلی است که 3 زن در شمال کشور چنین تماس ها را دریافت کردند برای هدف تخلیه از افغانستان. اما زمانی که میخواستند به میدان هوایی خود را برسانند درگیر شدند و به طرز وحشیانه کشته شدند. خبرنگاری بود که خارج از افغانستان زندگی میکرد، آن شماره ها را در توییتر به اشتراک گذاشته و گفته بود که این شماره های تلفن متعلق به طالبان است و لطفاً در دام آنها نیفتید. ما از جای به جای دیگر پناه بردیم تا طالبان نتوانند ما را پیدا کنند. هر دوی ما بیکار بودیم و نمیتونستیم برای کار کردن بیرون برویم. Non è stato possibile entrare in nessun paese vicino perché avevano chiuso i loro confini e non hanno permesso a nessuna persona dell'Afghanistan di attraversarlo. Ho ricevuto alcune chiamate e messaggi falsi dai talebani che fingevano di essere di ambasciate straniere e volevano aiutarci a lasciare l'Afghanistan. Ma siamo venuti a sapere che era falso, per fortuna. Pochi giorni prima di ricevere queste chiamate abbiamo appreso che 3 donne del nord dell'Afghanistan avevano ricevuto la stessa telefonata e quando hanno cercato di raggiungere l'aeroporto sono state arrestate e uccise brutalmente dai talebani. Un giornalista che viveva fuori dall'Afghanistan ha condiviso quei numeri di telefono su Twitter e ci ha raccomandato di non telefonare perché era una trappola. Quindi ci spostavamo di nascosto da un posto all'altro in modo che i talebani non potessero trovarci ed eravamo entrambi senza lavoro, non potevamo uscire a lavorare e non sapevamo più che cosa fare. Mariam, come sei entrata in contatto con chi poi ti ha permesso di venire in Italia? 5 اکتبر بود که ایمیل از ایکونومیا فرانچسکو دریافت کردم که در لیست بود که با آن تماس گرفته بودیم. از طریق این ایمیل از طریق سکرتر ایکونومیا فرانچسکو ماریا گلیونه بود و گفته بود که ایمیل شما را خواندم بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم و آماده کمک به شما هستم. این همه چیز را تغییر داد و به چهره ما لطف و من قدرت زیادی پیدا کردن و سپس ما را به 2 وکیل مهربان فلاویا چیرینو که در روم است و ماریا کریستینا مارزولا که در پیاچنزا است در تماس قرار دادند. آنها از سفارت ایتالیا در پاکستان درخواست ویزا کردند. ما با مشکلات فراوانی وارد پاکستان شدیم. برای اخذ ویزا به سفارت ایتالیا رفتیم و پس از دریافت ویزا 1 هفته در پاکستان ماندیم که در تاریخ 21 آوریل 2022 وارد ایتالیا شدیم. من قبلا ایکونومیا فرانچسکو را نمیدانستم، اما میدانم که با کمک آنها اینجا هستیم و آنها زندگی ما را نجات دادند. Era il 5 ottobre. Ho ricevuto una mail da Economy of Francesco, era nella lista delle organizzazioni che era contattato. Era la segretaria di EOF, Maria Gaglione, e diceva di aver letto la mia mail e che erano rimasti colpiti e volevano aiutarmi. Questo ha cambiato tutto e mi ha fatto sorridere, mi ha dato tanta forza. Ci hanno messo in contatto con 2 avvocati, Flavia Cerino e Maria Cristina Marzola, e hanno chiesto il visto all'ambasciata italiana in Pakistan. Con molte difficoltà siamo riusciti ad andare in Pakistan. Siamo andati lì, all'ambasciata italiana, per ottenere il visto e dopo una settimana in Pakistan siamo finalmente arrivati in Italia. Era il 21 aprile 2022. Non conoscevo l'economia di Francesco prima, ma so che siamo qui grazie al loro aiuto. Ci hanno salvato la vita. Mariam, ora cosa sta succedendo nel vostro paese? Avete notizie, avete dettagli? تقریبا 1.5 سال است که افغانستان تحت رژیم طالبان قرار دارد. برای ما مثل یک کابوس است که هرگز باور نمی‌کنیم که طالبان بعد از 20 سال افغانستان را تصرف کند.
در افغانستان در حال حاضر هیچ کس نمیتواند به خیابان‌ها برود و برای حقوق خود مبارزه کند یا اعتراض کند، زیرا طالبان فقط به زبان تفنگ صحبت میکنند. اگر کسی جرأت کند به خیابان برود و برای حقوق خود تظاهرات کند، به طرز وحشیانه سرکوب و یا کشته میشود. در افغانستان زنانی هستند که قبلا علیه طالبان تظاهرات میکردند، اما اکنون برخی از آنها در زندان و برخی مخفی هستند و چیزی برای خوردن ندارند و به تهدید و مرگ روبرو هستند. من چند روز پیش با یکی از آنها صحبت کردم. آنها نیاز به کمک دارند. آنها در شرایط بسیار بدی زندگی میکنند، اما تنها کاری که ما میتوانیم با آنها انجام دهیم رساندن صدای آنها به گوش جهان است. متاسفانه در حال حاضر نمیتوانم بیشتر از این برای آنها کاری انجام دهم. È passato quasi un anno e mezzo da quando l'Afghanistan è sotto il regime talebano. È come un incubo per noi e mai avremmo creduto che i talebani potessero riprendere il controllo dell'Afghanistan dopo 20 anni. Nessuno può scendere in strada e protestare perché i talebani parlano solo la lingua delle armi. Se una persona esce e protesta per i suoi diritti è morta. Ci sono donne che protestavano contro i talebani, ma adesso alcune di loro sono in prigione e altre sono nascoste e non hanno niente da mangiare e stanno affrontando minacce di morte. Ho parlato con loro qualche giorno fa. Hanno bisogno di aiuto. Vivono in una situazione molto brutta. Ma l'unica cosa che posso fare per loro è essere la loro voce. Purtroppo non posso fare di più per loro al momento. Vai Mariam. Ora viviamo a Marino in un centro di accoglienza che si chiama Una città non basta. Stiamo studiando italiano e siamo felici qui. La gente in Italia è molto accogliente. Vorrei ringraziare l'Italia e l'economia di Francesco per averci aiutati. Ringrazio anche voi che con il vostro programma ci state aiutando a gridare la disperazione delle donne dell'Afghanistan. Grazie mille. Brava Mariam! Complimenti per i progressi con l'italiano, dai, dopo pochi mesi, bravissima. Allora, io capisco che la vostra testimonianza è stata particolarmente intensa e profonda, ma ancora una volta vorrei invece cercare la parte positiva. Quindi la parte positiva è che nonostante tutti i problemi siete riusciti a trovare qualcuno che vi ha aiutato e che siete qui e che potete voi adesso fare qualcosa per aiutare chi è rimasto dall'altra parte. Magari sarà poco, ma sicuramente quello che fate è sempre meglio di niente. Quindi io lo so che voi, essendo di religione musulmana, non bevete gli alcolici, non bevete il vino, ne abbiamo parlato prima, quindi noi brindiamo alla vostra salute. Voi usate cosa avete per brindare, il tè, la tisana, come vi fa piacere, ma vorrei alzare il calice per chi soffre in questo momento nel vostro paese, ma nei tanti paesi dove ci sono ancora di queste situazioni, sperando che questo grido di aiuto, questo grido di disperazione, come hai detto tu Mariam, possa finalmente essere ascoltato anche da chi rimane indifferente. Quindi un augurio di cuore da parte di tutti noi e un brindisi. Grazie.
Però adesso parliamo di qualcosa un po' più di bello, perché questi bei ragazzi ci hanno mandato, Valentina, delle foto splendide che purtroppo abbiamo passato tardi alla nostra regia e non so se riuscirà Marco a farle vedere, se no ve le raccontiamo noi. Perché ci avete mandato delle foto splendide di paesaggi, prati verdi con delle montagne, con la neve. Dove sono queste montagne così belle? In tutto l'Afghanistan è un paese sulle montagne e colline, ci sono tanti, in ogni città ci sono tante montagne e colline. Quindi fa anche freddo d'inverno, visto che c'è. Al momento di Afghanistan è molto freddo. Ok, quindi a Roma state in una botte di ferro, fa più caldo. Ecco, e c'era anche una foto anche molto bella di ragazze che ballavano e avevano questi abiti colorati, rossi, gialli, con questi fiori. Cos'era, una festa particolare? Questa no, quelle ragazze, quella danza si chiama Atan, che si fanno nel matrimonio o nel Nauros. Noi abbiamo un anno che inizia dal primo giorno del primavera. Ah, è come l'inizio dell'anno, il capodanno cinese, o non c'entra niente come periodo? In Afghanistan, Iran e Tajikistan. Ma in Afghanistan e Iran è un anno ufficiale. Noi non usiamo gregoriano, noi usiamo quell'anno che inizia dopo Eccole! Guardate che belle foto! Sì, Grazie sì. Marco, grazie, che bellissima questa foto con Quelle sono i vestiti tradizionali che adesso nessuno indossa, ma solo indossano nel giorno festivi come l'Eid o Nauros o matrimonio, come così. Ho capito. E quando vi sposate, immagino che si faccia una bella festa con gli amici, con i parenti, e si faccia tanto cibo, tanto mangiare, giusto? Sì, giusto. E qual è il vostro piatto più importante o i vostri piatti più importanti della tradizione? Ci sono tanti piatti che uno è molto famoso, che si chiama Kabuli Palau, che ci dovrebbe essere in un matrimonio. Senza Kabuli Palau non c'è nessun matrimonio in Afghanistan, non si trova. Ma cos'è questo piatto? È fatto come? Con cosa? Si fa un riso e altri ingredienti, mandorla, carote, uvite, sì, carne. Credo che ho mandato l'immagine di questo cibo. Me l'hai mandata a me sul cellulare. Ah, che bello che è. Sembra un po' una paella perché è fatta col riso, però che bello. Senti, io amo il cibo che viene dalla parte comunque dei paesi arabi. Per me hanno, dopo quello italiano, è il migliore. Quindi mi stai facendo venire fame. Come possiamo fare quando invitate me e Valentina a mangiare queste buone cose da voi? A presto. Sì, a presto. Un bel ristorante di cucina afghana, Ci vorrebbe. Valentina, mi sa che questo sarà un altro progetto, Sì, sì. Abbiamo tante cose che vogliamo fare e magari prenderemo spunto da No Label aperitivo inclusivo, ci facciamo imprestare una location da qualcuno
invitiamo i nostri ospiti come loro che arrivano da in giro per il mondo e nella nostra convention annuale facciamo in modo che ognuno faccia un piatto. Me la sono inventata adesso. Bello! Guardate che Ecco. bello! Guarda che bella questa foto, molto molto bella. Questa è Elisa nel primavera, il primo giorno. Per queste fiori si fanno la festa del Nauros, Golilala, si chiama, non lo so come si chiama in italiano, ma noi chiamiamo Golilala. Si chiama papavero, mi sembra un papavero se non sbaglio, i papaveri rossi che vengono in primavera. Mariam, quando ti sei sposata con Sattar, di che colore era il tuo abito? Bianco? Bianco, come la foto che hai mandato, Sattar, avevi anche il foulard bianco nella testa? No, Ok. no. Bianco anche, salvaci Verde. Verde. Bianco e verde, era di più colori, bianco e verde. E tu, Sattar? Ok, io abitavo ok, sto provando a costruire una frase in italiano. Se vuoi dirla in inglese non c'è problema. Sì. Un suit like, con Una- caravana, ma è una notte prima del matrimonio, c'è anche una piccola festa che si chiama Shabechina. Noi invitiamo i nostri parenti, anche quello che stanno vicino a nostra casa. In quella notte dobbiamo indossare vestiti tradizionali anche per me e per lei. In quella notte mi sono vestito come tradizionale, anche un turban, non so come si dice in italiano. Turbante. Sì. E dopo, alla mattina di questa notte, c'era il matrimonio. Il matrimonio prima la bride o la sposa deve indossare vestiti verdi. Anche il marito deve indossare vestiti neri. E c'era uno scholar islamico che fa pregare per conformare, chiedono che tu vuoi sposare quella donna o chiede quella donna che tu vuoi sposare con l'uomo, e dopodiché tutti e due, marito e moglie, cambiano i vestiti. La moglie indossa vestiti bianchi, anche il marito indossa vestiti bianchi. Perché verde? È una curiosità. Perché il colore verde? Cosa rappresenta il colore verde? Non abbiamo chiesto. Ma come non l'hai chiesto? Hai chiesto il colore verde e non hai chiesto il perché? In Italia il verde è la speranza, quindi è una cosa bellissima. Mariam sta dicendo perché il colore verde che per fortuna significa La speranza. Sì, ma Sattar, cioè, tu vai a sposarti e non sai neanche perché devi mettere il colore verde. Cioè, ti mandiamo a scuola di matrimonio afghano di nuovo, non solo di italiano. Perché io non credo a queste cose. Vabbè, è la tradizione, Sattar. Senti, vorrei farvi una domanda. Qual è la vostra speranza dal profondo del cuore? Your wishes. Che vivono in un mondo pacifico, senza guerra, e tutti umani vivono come fratelli e sorelle, non c'è nessuna discriminazione religiosa, di colore, di lingue. È un mondo
pacifico. Un mondo più unito, un mondo inclusivo come il nostro aperitivo, un mondo dove la gente si aiuta invece di farsi del male. E Valentina, vuoi aggiungere qualcosa? Io voglio solo aggiungere, voglio fare un attimo un breve viaggio dall'Afghanistan un po' più ad ovest, giusto perché parlando di inclusione facciamo un pensiero solo al volo alla Siria e alla Turchia, che adesso stanno soffrendo con un terremoto e con dei morti, veramente una disgrazia incredibile. Quindi oggi siamo qui a raccontare la storia dell'Afghanistan, però un pensiero va, come tutto il mondo, spero, in questo momento, a una popolazione che in questo momento sta soffrendo veramente tanto. Sì, è una cosa triste perché oltretutto la natura sappiamo che non possiamo controllarla, quindi tutto quello che ci arriva facciamo finta che non sia scatenato, scaturito da brutte azioni ed ignoranza dell'uomo, del genere umano. Quindi già quello non possiamo controllarlo o prevederlo. Sapere che però ci si aggiunga anche la cattiveria umana per fama di potere, per soldi, per arricchimento, e che vada a complicare anche le cose, per me è ancora più grave. Quindi oggi parlavano di 40.000 morti, più di 40.000 morti in questo terremoto, e non voglio fare politica assolutamente, perché non è questo il posto per farlo, quindi do un dato oggettivo, ok? In un anno quasi di crisi fra l'Ucraina e la Russia, la quantità di morti, che sono sempre troppi comunque, e dati ufficiali che arrivano dai canali ONU, sentivo l'altra sera, si parla di circa 7.000 persone morte da parte dell'Ucraina e un 4.000 o 5.000 dei russi. Quindi in un anno i 7.000 morti dell'Ucraina erano la quantità giornaliera dei soldati italiani che morivano nella prima guerra mondiale al giorno. Qui stiamo dicendo che per un terremoto sono morte 45.000 persone, un'intera città distrutta. E davvero io spero dal profondo del mio cuore che non oggi e non domani, perché i tempi saranno probabilmente lunghi, ma che le nuove generazioni crescano con un concetto di uguaglianza, crescano con un concetto di fratellanza, di amicizia, di aiuto. E noi oggi abbiamo la responsabilità di aiutare questo percorso di crescita e questo processo, perché i genitori, ma anche chi come me non è genitore, facendo queste piccole cose, aiuti chi cresce oggi, che sarà poi il leader di domani, la donna e l'uomo di domani, lo facciano con una consapevolezza che è quella di fare meglio di come abbiamo fatto noi, perché purtroppo la storia ci racconta che in epoche diverse, in modalità differenti, queste cose sono sempre successe. Poi voglio chiudere, perché mancano 5 minuti, una cosa un po' simpatica anche qua, poi c'è chi ci crede, c'è chi non ci crede. In teoria dovremmo essere entrati, Valentina, Mariam e Satar, nell'era dell'acquario, quindi i prossimi abbiamo lasciato quella dei pesci e siamo entrati in quella dell'acquario, che dovrebbe durare circa 2000 anni. Magari per curiosità andate a cercare su internet e a vedere che cosa potrebbe significare. Ripeto, ci si può credere o no, ma è sempre questione di
ascoltare qualcosa di diverso, no? Quindi io bevo il mio bicchiere di vino bianco che magari non piacerà a tutti, però assaggiarlo cosa vi costa? Assaggiate questo Trebbiano e magari scoprirete che poi vi piacerà, giusto? Quindi un brindisi ancora a questa coppia e a questi nuovi amici, che spero abbiano voglia magari di tornare di nuovo con noi e ci raccontino qualcos'altro. Ma come sempre, prima di ricordarvi di mettere il like e di seguirci come canale YouTube, lascio ancora la parola a Valentina che ci faccia lo spoiler per la prossima settimana. Allora, la prossima settimana siamo più giocosi. E quindi, anzi, saranno più giocosi perché ci saranno Simonetta e il nostro caro Renzo che abbiamo già sentito nella puntata What We Know and Want, e ci parleranno di un noto tema caro a tutte le donne e non caro a tutti gli uomini, e cioè donne e motori, gioie e dolori, no? Sappiamo bene quanto gli uomini sulle donne su questo argomento ci hanno criticato da sempre, quindi sarà una puntata giocosa e divertente. Sì, anche perché non parleremo solo del luogo comune che la donna non è capace a guidare, che l'uomo guida l'uomo è più bravo, bla bla, le solite cose, ma Renzo, che è molto bravo, so che sta preparando un qualche cosa di estremamente interessante, con delle informazioni stuzzicanti, con dei dati, andando indietro nella storia, quindi venite a passare un'oretta nel nostro salottino con il nostro aperitivo il prossimo venerdì, sempre alle 30, sempre qua sul canale YouTube, sperando che le nostre connessioni vadano bene, la tecnica migliori. Grazie ancora di cuore a Radio Dream on Fly, grazie al nostro Marco che ci sta dando una mano con Holo Media Streaming, grazie a Marian, grazie Satar, grazie Valentina, e un abbraccio e un buon weekend e buona vita a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Ciao. Ciao ciao. 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 No label. Aperitivo inclusivo.